Come sostengo sempre, i videogiochi possono lasciarti degli ottimi spunti. Oggi andiamo un po' nel retro gaming e ti parlerò di come Arkanoid può lasciarti degli ottimi spunti per imparare a capire come prendere una nuova abitudine. Lo sappiamo tutti, le abitudini sono importantissime. Riuscire a trasformare un'azione positiva in una buona abitudine e togliere quelle brutte ci dà un grandissimo aiuto per raggiungere i nostri obiettivi, qualunque essi siano, e anche per riuscire ad avere una vita un po' più sana. E quindi prendiamo delle buone abitudini. Ma come si fa? Non è facile instaurare un'abitudine. No? Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Allora andiamo al sodo. Che cosa ha in comune Arkanoid con la costruzione di una nuova abitudine? Beh, i mattoncini da colpire più volte. Questa è la base di Arkanoid. Fin dal primo livello ci sono dei mattoncini grigi resistenti ai colpi, che quindi per essere distrutti devono essere colpiti appunto più volte. Una non è sufficiente e la stessa cosa vale per le abitudini. La ripetizione è una cosa essenziale per instaurare un'abitudine, per portare un gesto da pensato ad automatico. Bisogna semplicemente ripeterlo tante volte. Le tempistiche sono una cosa molto discussa nell'ambito della crescita personale. C'è chi proclama i sacri 21 giorni, c'è chi dice 90. Allora, diciamo che un'abitudine è diversa da un'altra. La difficoltà di instaurare un'abitudine incide direttamente sul tempo che ci vuole per instaurarla. Chiaramente, se tu vuoi abituarti a bere un bicchiere d'acqua la mattina appena ti svegli, sarà molto più facile prendere quell'abitudine rispetto al dire ogni giorno voglio fare 15 minuti di sport. Quindi più l'abitudine è difficile da prendere e più richiederà tempo, ma diciamo che in media per rendere un gesto da pensato ad automatico ci vogliono circa 2 mesi. Quindi scegli la tua nuova abitudine e prenditi i prossimi 2 mesi per impegnarti a farla tutti i giorni. Purtroppo però non ti basterà dire ok, lo faccio, ma avrai bisogno di un po' di pianificazione per riuscire ad arrivare a quell'abitudine. Per esempio prendiamo l'abitudine dell'acqua. Bere 2 litri di acqua al giorno è un'abitudine sana per tutti, però bisogna capire anche il tuo livello di partenza. Per esempio, se tu sei abituato a bere mezzo bicchiere d'acqua al giorno, non è che da domani puoi iniziare a bere 2 litri di acqua, passi la giornata a vomitare acqua praticamente. Ci sono cose che richiedono di essere raggiunte tramite vari step. E questo ci porta al secondo punto in comune con Arkanoid, ossia il fatto di salire di livello. I livelli nei giochi arcade sono progressivi. Più o meno in tutti i giochi generalmente i livelli sono progressivi. Parti dal livello 1, quando sei in grado di superare il livello 1 allora puoi accedere al livello 2 e via dicendo. I primi livelli sono generalmente molto facili e man mano che si avanza di livello la difficoltà aumenta. Quando sei al primo livello non hai ancora iniziato, quindi non hai nulla da perdere. Prendi questa occasione per sperimentare un po' con il gioco. Prendi confidenza con i comandi, cerca di capire i meccanismi, insomma cerca di prendere la mano con quel gioco. Allo stesso modo, quando vuoi prendere un'abitudine, stabilisci un piano di marcia, ma soprattutto prenditi i primi momenti iniziali per sperimentare. Prendiamo il nostro preziosissimo esempio dell'abitudine di voler bere dell'acqua e iniziamo a prendere confidenza con la cosa. Per esempio, preferisci bere acqua a temperatura ambiente? La preferisci bella fredda? La preferisci un po' tiepidina? Vuoi metterci del limone? Vuoi aromatizzarla in qualche modo o la preferisci così com'è? Inizia sperimentando qual è il modo più facile per te per iniziare a prendere quell'abitudine, per renderla un pochino più piacevole. Quando hai trovato la ricetta perfetta per la tua banalissima acqua, allora è il momento di iniziare. Ma come dicevamo prima, si inizia a vari livelli, a vari step. Quindi appunto, se tu sei abituato a bere un mezzo bicchiere di acqua al giorno, passa a 2, poi a 3 e pian piano aumenti. Man mano che aumenterai il tuo introito di acqua giornaliero, il tuo corpo si abituerà a quella nuova a quel nuovo standard. Quindi imparerà a capire che l'acqua è una cosa buona, che ne ha bisogno, imparerà ad utilizzarne di più e il corpo stesso te ne richiederà di più. Ovviamente questa cosa non è detto che capiti con tutte le tipologie di abitudini, è
difficile generalizzare, però per fare un esempio, la stessa cosa vale anche per lo sport. Nel momento in cui ti abitui a fare un tot di movimento al giorno, quel giorno che passerai completamente sdraiato sul divano sentirai il bisogno di muoverti. Quindi insomma il corpo e anche la mente si abituano appunto ai nostri nuovi modi di fare e quando abbiamo iniziato dopo un po' a prendere appunto una nuova abitudine, il corpo inizia anche un pochino a richiederla. Quindi ecco, per rincuorarti un po', non sarà difficile per sempre. Questo è proprio l'obiettivo delle abitudini: rendere facile e automatico un gesto che all'inizio ti sembrava complicato, pesante e difficile da sopportare. Ora pensiamo appunto ai vari round e livelli. All'inizio i primi livelli appunto saranno semplici, ti basterà limitarti a prendere la pallina e dove va, andrà sicuramente bene. Man mano che i livelli aumentano e la difficoltà aumenta, dovremo essere sempre più precisi con i nostri movimenti. Non sarà più necessario limitarsi a prendere solamente la pallina, ma avremo la necessità di fare dei passi in più. Adesso parliamo un po' dei livelli. Ogni round o livello ha bisogno di essere affrontato in uno specifico modo. Appunto, i primi livelli sono molto facili, quindi ti basterà limitarti a prendere la pallina. Dove va, qualcosa lo colpisce e bene o male andrà sempre bene. Però man mano che andrai avanti e i livelli diventeranno più complessi, ti sarà richiesto sempre di più uno specifico movimento, una specifica tecnica. Insomma, dovrai affinare le tue abilità. Non sarà più sufficiente limitarsi a prendere la palla, ma dovrai capire come prenderla e dare la direzione per raggiungere esattamente il punto che vuoi. Insomma, il primo mezzo litro d'acqua da bere è molto facile da raggiungere. Ti basta aggiungere un mezzo bicchiere qua e là in modo casuale e bene o male in qualche modo ci arrivi. Anche banalmente bersi un caffè, basta berlo americano ed è fatta, no? Invece, quando vai avanti, dovrai pianificare delle strategie più precise. Dovrai trovare dei modi per consolidare quel mezzo litro d'acqua e darlo per scontato. Per esempio, puoi dire: ok, io la mattina bevo una tazza di tisana e la sera dopo cena bevo una tazza di tisana. Oppure se sei un po' più per il caffè, magari ecco, il caffè ristretto fa poco volume, però magari mettiamo che bevi l'americano o il ginseng o il caffè solubile, allora puoi dire: ok, io bevo un caffè la mattina e un caffè al pomeriggio, lo faccio bello allungato, una bella tazza, e già così ti sei portato a casa mezzo litro d'acqua, di liquidi insomma, che non ti toglierà più nessuno. Quello l'hai consolidato. È un po' come quando in Arcanoid riusciamo a fare un buco nella barriera di mattoncini, la pallina va sopra e sta lì a palleggiare e fa tutto il lavoro per noi. Ecco, questo è il concetto dell'abitudine. Prendere dei momenti fissi per farla in modo che sia l'abitudine stessa a lavorare per noi. Ora capisco che mi dirai che appunto il bere 2 litri d'acqua al giorno è una cosa molto semplice, ma se si vogliono prendere abitudini più complicate non è altrettanto facile. Però facciamo qualche esempio così per farti capire il concetto. Anche il dire: ok, io voglio rimettermi in forma, quindi questa cosa passa dall'abitudine di mangiare sano e di fare dello sport. Anche in questo caso puoi crearti dei blocchi di tempo in cui sviluppare questa abitudine. Per esempio, se non hai mai mangiato niente di sano in vita tua e non hai mai alzato il culo dalla sedia, allora dovrai partire in modo molto facile. Per esempio, fai quello che vuoi durante il giorno, ma la colazione si fa in questo modo. Ti abitui a fare la colazione in un certo modo, con degli specifici alimenti. E pian piano, quando ti sveglierai, penserai a quella colazione. O per esempio, abituati a dire: ok, appena mi alzo mi stiracchio un po'. Capisco che quello non è affatto sport, però stiracchiarsi è comunque molto piacevole, e quindi già prendersi quel momento per instaurare un blocco di tempo può essere utile. All'inizio ti stiracchierai, quando vedrai che inizierai a stiracchiarti in modo automatico, puoi trasformare quello stiracchiamento in un po' di stretching leggero. Quello stretching leggero poi può diventare un po' di esercizio di mobilità e trasformare quel blocco di tempo in qualcosa di progressivo e più complesso. Ora parliamo di un concetto molto importante sia nel prendere abitudini che in Arcanoid, ossia i bonus. Tu sei lì a far palleggiare la tua pallina e a distruggere mattoncini.
È bello, è gratificante, ma dopo un po' alla fine stai comunque solamente distruggendo mattoncini. Ma ecco che arriva il bonus. Quando distruggi uno specifico mattoncino, accade qualcosa di meraviglioso. Magari il tuo punteggio aumenta, oppure ottieni una facilitazione. La tua pallina si trasforma in 3 palline e va a distruggere qualsiasi cosa. Oppure la tua pallina si trasforma in un proiettile che distrugge tutto per i prossimi 5 secondi. Qualsiasi cosa in cui si imbatte, lei la distrugge. È molto comodo e soprattutto ti dà quella scarica di motivazione. Dici, yay, sta facendo qualcosa di figo. E tu mi dirai, ma tutto questo come si traduce nelle abitudini? Beh, le abitudini sono un meccanismo mentale e la nostra mente, almeno una volta ogni tanto, ha bisogno di festeggiare, ha bisogno di essere un po' spintarellata, ha bisogno di una scarica di motivazione. Quindi festeggia i tuoi risultati, anche se dall'esterno magari possono sembrare banali o magari troppo facili, non importa, se per te quello è un risultato, quel risultato va festeggiato. Darai un ottimo messaggio alla tua mente e anche al tuo corpo. Per esempio, nel momento in cui arriverai al famoso mezzo litro d'acqua partendo da mezzo bicchiere al giorno, magari parlando con le altre persone ti diranno mezzo litro d'acqua al giorno non è niente di che, ma per te invece è un grande risultato, quindi festeggialo, trova il modo di premiarti. In questo modo manderai il messaggio alla tua mente che bere acqua è una cosa buona e faciliterai ancora di più il processo di prendere questa abitudine. Ultimo punto, parlando dei bonus. E ti ho detto che appunto uno dei bonus è quando colpisci quel quadratino la pallina si trasforma in 3 palline. E dirai che figata. E sì, è una figata, è vero, però d'altra parte gestire 3 palline è anche molto complicato. E infatti, non so a te, ma a me le 3 palline non durano un granché. Quando hai una sola pallina è facile da prendere, è facile da direzionare, è facile capire qual è il tuo obiettivo, come devi colpirla e che cosa devi fare appunto. Ma quando hai 3 palline, all'inizio ti porteranno un sacco di risultati, ti daranno un sacco di entusiasmo. Il problema è che sarai talmente concentrato a cercare di prendere quelle 3 palline che comunque i risultati un po' ti sfuggiranno. Alla fine dovrai lasciare andare una pallina, rinunciare ad una pallina per riuscire a prendere le altre, o a volte, peggio ancora, nel tentativo di prenderle tutte e 3, alla fine ti scappano tutte. E allora che facciamo? Rinunciamo alle 3 palline? Nì. Allora, nonostante tutto, il bonus delle 3 palline rimane il mio preferito, perché comunque mi dà una scarica motivazionale bella forte e mi dà l'impressione di fare tantissimi progressi in un tempo relativamente ristretto. Quindi quello che cerco di dirti è che è meglio prendere un'abitudine alla volta, ma non ti sconsiglio in assoluto di prenderne 3 insieme, però devi farlo con intelligenza. Riuscire a prendere tante abitudini insieme, soprattutto quando si ha una situazione di vita in cui si dice basta, da domani voglio cambiare tutto, sembra quasi necessario, vogliamo fare tutto insieme. Il problema è che se non abbiamo mai fatto niente, iniziare da niente a fare tutto è molto complesso. Quindi un modo intelligente per farlo, secondo me, è quello di concentrarsi su una pallina. Allora, concentrati su una pallina, scegli la tua abitudine base, la tua abitudine più importante e prendi le altre palline solamente quando sei certo di non perderti quella principale. Quindi scegli l'abitudine più importante, quella che non vuoi assolutamente perdere e concentrati a portare avanti quella. Poi, una volta che hai fatto quella, allora puoi fare anche le altre. Quindi nella tua giornata sta l'abitudine 1 e poi, fatta l'abitudine 1, fai un po' quello che vuoi. Ma non perdere mai di vista la tua abitudine principale. Così sì avrai la scarica motivazionale, però riuscirai anche a realizzare qualcosa nel lungo termine e non solamente avere l'entusiasmo del breve termine. Bene, allora oggi abbiamo parlato di palline, abbiamo parlato di abitudini. Io spero di averti lasciato qualche spunto utile. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, magari condividilo anche con un altro amico, un altro gamer che sta avendo dei problemi ad instaurare delle nuove abitudini. Dopodiché dimmi se ti va, qual è la tua sfida momentanea, qual è l'abitudine con cui stai combattendo in questo momento e poi iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.